Bentornati a Football Benchmark, benvenuto anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Buonasera anche agli spettatori. Oggi vogliamo parlare di uno studio particolarmente interessante perché, senza voler fare i conti in tasca a nessuno, ma vogliamo cercare di capire quanto costa una salvezza, cioè quanto bisogna investire in Serie A, magari facendo anche un paragone con la Premier League, che è il campionato più ricco d'Europa, per mantenere la categoria e quindi per giocare in Serie A anche nell'anno successivo. La prima cosa che chiaramente bisogna avere per salvarsi sono i giocatori, forse la cosa più importante, e i giocatori bravi presuppongono stipendi più alti. Siamo andati allora a vedere, grazie ai dati di KPMG, la media degli stipendi delle squadre retrocesse, che qui trovate in rosso, paragonate alla media di tutte le altre squadre della Serie A, in questo caso. Esatto. Anzi, scusatemi, non della Serie A, di tutti i campionati principali europei nell'ultima stagione. Dei campionati a 20 squadre, cioè non abbiamo preso la Germania. Di conseguenza qui cosa possiamo vedere? Diciamo che il costo per retrocedere o non retrocedere in Premier League è altissimo, sì. È ben 3 volte rispetto a quello della Serie A e della Liga ed è 4 volte rispetto alla Ligue 1 francese. Si può anche vedere un dato interessantissimo che conferma ciò che abbiamo visto nelle puntate precedenti, che la forbice tra chi retrocede e chi non retrocede, cioè tutti i club, è molto più ristretta in Inghilterra. Certo. E questo in un certo senso fa vedere ancora la competitività del calcio inglese. Credo che nella prossima grafica questo concetto che hai appena espresso è addirittura più evidente, perché abbiamo ristretto il campo delle squadre salve alle 3 appena salve, cioè alle 3 che si sono salvate nell'ultima settimana, immaginiamo. E qui la differenza è veramente minima nella Premier League tra chi è retrocesso, qui stiamo parlando della media degli stipendi, sì, naturalmente, delle 3 squadre retrocesse e delle 3 appena salve. Balla veramente poco, cioè anche un investimento importante potrebbe non garantirti la salvezza. La differenza negli altri campionati, soprattutto in Serie A, mi verrebbe da dirti, è più marcata. È più marcata e poi è anche interessante vedere che prendendo la stagione 2016-2017 le prime 3 squadre salve hanno sempre speso un po' di più delle squadre che sono retrocesse. Però vediamo appunto la differenza ancora qua tra la Premier League e le altre tre leghe europee. In Premier League tenete presente che c'è il Sunderland che è retrocesso con una media stipendi di oltre 90 milioni di euro e c'è il Leganés tra queste squadre che si è salvato con degli stipendi di 13 milioni. È un piccolo quartiere di Madrid. Sì, e ha la differenza, mi sembra piuttosto grande fra i due dati che ci hai appena espresso. Esatto. Avete voluto controllare anche l'andamento delle spese nella Premier League per cercare di capire quanto si può spendere per non retrocedere. Addirittura i club retrocessi in un anno, la stagione 2015-2016, come media stipendi l'hanno avuta superiore a chi si è salvato. Paradossalmente, sì, l'anno prima con 100 milioni, che è una bella cifra di stipendi medi, mi sono salvata agevolmente perché le 3 retrocesse sono a 69, l'anno dopo, stessa cifra spesa, sono retrocesso. Assolutamente, però c'è una particolarità. Chi è retrocesso? L'Aston Villa. E l'Aston Villa, chiaramente squadra prestigiosa, squadra di Birmingham, aveva un monte ingaggi molto alto. Ha fatto saltare il banco, diciamo. Ha fatto saltare il banco ed è l'anomalia che noi vediamo in tutti i campionati analizzati su uno storico praticamente di 5 anni. Cosa possiamo vedere da questa grafica? Possiamo vedere un netto trend di crescita della Premier League. Cioè salvarsi in Premier League costa molto di più, negli anni è aumentato e anche possiamo vedere che tutto sommato la forbice è abbastanza ristretta. La media dei 6 anni delle 3 retrocesse è 76 milioni, la media delle 3 che si sono salvate è 85 milioni, quindi 9 milioni di euro di differenza, un delta del 12%. Certo. Mentre invece in Italia le cifre sono notevolmente più basse. No, torniamo alla grafica precedente, l'abbiamo forse intravista nel nostro wall, sì. Ecco, questa qui è sicuramente quella giusta. Abbiamo anche inserito i nomi delle squadre che sono retrocesse nelle varie stagioni prese in considerazione. Dicevamo numeri assoluti molto più bassi, con un trend che è sì in salita, ma dall'ultima stagione, dalle ultime 2 stagioni.
Sì, la media prima di tutto delle 3 retrocesse è 24 milioni, paragonandolo alla Premier League appunto i 76 di prima. Coloro che si sono salvate sono a 37 milioni, quindi c'è un gap praticamente di 13 milioni, ce ne sono 9 in Premier League, però in valore relativo è il 55%, certo. Quindi una forbice nettamente più ampia e io direi un trend tutto sommato costante. Allora, l'altro grande parametro è il valore del giocatore, perché lo stipendio sicuramente dà un metro di giudizio per la qualità del giocatore, l'altro sicuramente è il valore della rosa, quindi gli elementi a disposizione degli allenatori per poter arrivare all'obiettivo stagionale. Qui abbiamo preso in considerazione la Serie A con appunto le ultime 7 stagioni e le differenze sono molto marcate all'inizio del nostro studio. Si vanno quasi ad assottigliare, quasi ad essere pari, addirittura leggermente superiori nella stagione 14-15, che è stata sicuramente quella più combattuta, fino a tornare a essere molto diverse fra di loro, no? Con un divario piuttosto importante. Sì, la stagione 14-15 è la stagione in cui retrocesse il Parma con giocatori di un certo valore, come ad esempio Mirante, Cassano, Nocerino, Paletta. Ci fu però il discorso del fallimento societario. Del fallimento societario, però chiaramente il valore del giocatore c'era. Altro dato interessante, se guardiamo la media dei 6 anni analizzati, il valore della rosa delle 3 squadre che si sono salvate è 68 milioni, le 3 retrocesse 41 milioni. Mi viene da dire praticamente che se tu hai una rosa che vale almeno 40 milioni ed hai un monte ingaggi di 25 milioni, le probabilità di salvarsi sono piuttosto elevate. Allora, ripeti? Allora, se hai una rosa che vale... magari prendono appunti a casa. Se hai una rosa che vale circa 40 milioni e i giocatori che hanno tal valore sono pagati circa 25 milioni di euro, le probabilità di salvarsi sono molto molto alte. 25 milioni di euro intendiamo all'ordo, come spesa? All'ordo, come spesa. Certo. Quindi comunque per la salvezza di una squadra, almeno a livello economico, servono 65-70 milioni di euro investiti tra cartellini e stipendi. Chiaro che non fai la spesa tutta in un anno. Esatto, non fai la spesa tutta in un anno e i giocatori vengono ammortizzati durante il periodo del contratto. Però poi ci sono delle anomalie, adesso non mi ricordo esattamente il dato del Crotone che si è salvato con, mi sembra, meno di 20 milioni di euro, mentre il Palermo retrocesse con più di 35 milioni di euro. Però sono delle stagioni un po' particolari. Se però tu prendi il lungo periodo, diciamo, questa indicazione che ho dato è piuttosto realistica. Per stare tranquilli. Tranquilli, esatto. È una spesa piuttosto importante, ma ti garantisce un minimo di tranquillità. L'ultima cosa che naturalmente dobbiamo guardare, al di là del valore dei giocatori, come dici tu, alla fine conta il campo, no? E contano i punti, quindi. Allora abbiamo voluto analizzare 2 momenti storici diversi, cioè uno storico in alcune stagioni particolari, 96-97, 2000-2001, 2006-2007 e le ultime 4 stagioni in Serie A, per cercare di capire intanto a prima vista si è abbassata la quota salvezza? La quota salvezza rispetto, diciamo, abbiamo preso delle stagioni che vanno indietro fino a 15-20 anni fa, dove praticamente la quota salvezza era 38-40 punti. Se prendiamo la media delle ultime stagioni è 36 punti. Vuol dire praticamente una partita vinta in meno. Certo. Questo è praticamente il valore. Poi comunque ci sono delle stagioni un po' particolari, come ad esempio la 15-16, in cui la quota salvezza è stata piuttosto alta, 39, ma l'anno successivo ti salvavi a 33 punti. Quindi la famosa quota 40, quando gli allenatori dicono bisogna arrivare a 40 punti, è più che comfort zone. È più che comfort zone, e se prendiamo i sette diciamo, anni considerati qui, c'è solo una volta una quota 40 a 2006-2007. Perfetto, grazie mille allora Andrea per questa disamina non solo economica ma anche sul campo, esatto, di quanto costa salvarsi in Serie A. Evidentemente è un costo piuttosto alto, pensate però quanto può essere ancora più costoso doversi salvare in Premier League, che a volte non bastano neanche 100 milioni di stipendio. Grazie davvero ad Andrea Sartori, l'appuntamento con Football Benchmark torna naturalmente la prossima settimana.